che dobbiamo registrare. Hai portato tutto? Tutto pronto. Possiamo incominciare. Prima di entrare nel vivo degli argomenti di oggi, 2 parole sul progetto Pillole di Scuderia. Saranno dei brevi appuntamenti in cui vi racconteremo informazioni sul mondo e i prodotti RMS. Cercheremo di darvi informazioni utili e fruibili, che tu sia un meccanico professionista o un utente appassionato. Esatto, e oggi nello specifico parliamo di pastiglie freno, quelle che Roby si sta dimenticando a casa. Nel concreto vedremo 1. i 4 motivi per cui scegliere una pastiglia RMS. 2. Come effettuare il rodaggio di una pastiglia a freno. 3. Come capire se la pastiglia è certificata e omologata. Entriamo nel dettaglio del primo punto, i 4 motivi per cui scegliere una pastiglia moto RMS all'interno del panorama mondiale. Primo punto, sono omologate. Dopo entreremo più nel dettaglio sulle certificazioni. Secondo punto, sono made in Italy, per cui sinonimo di qualità. Terzo punto, ottimo rapporto qualità-prezzo. E non è una frase fatta, ma rispecchia la filosofia RMS. Quarto punto, l'ampiezza di gamma, sia per quanto riguarda le pastiglie organiche con il brand RMS, che per quanto riguarda le pastiglie sinterizzate con il brand Sinter. Ora soffermiamoci un attimo sulla differenza tra le pastiglie organiche e sinterizzate. Le pastiglie organiche sono costruite con materiali naturali. Il ferodo è composto infatti da gomma naturale, carbonio e resine. Queste ultime aiutano a tenere insieme il compound della pastiglia. Il comportamento principale delle pastiglie organiche è quello di avere un'ottima frenata a freddo, in quanto la mescola poco aggressiva riesce ad adattarsi subito alla superficie del disco, non consumando la stessa superficie. Per quanto riguarda le pastiglie sinterizzate, vengono realizzate tramite un processo di sintesi. Diversi materiali metallici ridotti in polvere vengono mescolati e pressati direttamente sul supporto metallico della pastiglia. Si riesce a ottenere un materiale a composizione metallica molto duro che garantisce una prestazione di frenata ottimale se raggiunta la temperatura di utilizzo perfetta. Questo però purtroppo comporta una maggiore usura della superficie del disco. Ora passiamo al secondo punto. Sappiamo benissimo che è un'operazione molto semplice ma altrettanto importante, perché se effettuata correttamente ci garantisce una prestazione frenante costante per tutto l'arco di utilizzo della pastiglia. Ma vogliamo andare a vedere come si fa il rodaggio correttamente? Sì, certo, però prima una piccola precisazione. Dobbiamo dire che RMS è anni che investe nei test dei propri prodotti, perché al primo posto è stata messa la qualità di questi che devono arrivare direttamente ai nostri clienti e agli utilizzatori finali per garantirgli un prodotto sempre migliore di anno in anno. Roby, in questo momento sono un po' emozionato per l'annuncio che stiamo andando a fare. Anch'io, dai! Dopo anni di ricerca all'interno di tutti i campionati motoristici di questo mondo, una ricerca minuziosa che ha impiegato tempo e tantissime risorse, sono qua e con grande onore che vi presento il nostro tester. Partorito dal ventre di una MotoGP, allattato a Super 180 anni, cresciuto tra bielle e pistoni, nato per correre, e tra noi Scud! Scud, ci sei? Mi senti? Siamo fortunati, possiamo procedere col test. Ok Scud, preparati. Riscaldati ma senza esagerare, mi raccomando. Non esagerare. Ok, Scud si sta preparando al primo vero lancio e come vedrete compirà una frenata con una pressione sulla leva del freno lunga e prolungata. Adesso ce lo mostra. Questo purtroppo porterebbe a una vetrificazione delle pastiglie, in quanto il surriscaldamento della stessa sarebbe decisamente elevato.
Ora vediamo come effettuare il rodaggio correttamente. Scud è al secondo lancio con la moto e in questo momento vedrete che applicherà delle pressioni brevi e intense sulla leva del freno. Questo permetterà alla pastiglia di scaldarsi in maniera omogenea e di adattare perfettamente la sua superficie a quella del disco freno. Grazie Scud per questo ottimo test. E ritorniamo al terzo ed ultimo punto. Qui dobbiamo parlare di due cose, il KBA e l'R90. Cosa Esatto, sono? essere certificati KBA significa che tutti i materiali utilizzati per la produzione delle pastiglie rispettano rigorosi parametri di sicurezza e di qualità. Inoltre tutte le pastiglie RMS organiche e sintetizzate sono certificate ECE R90. Ma perché sono così importanti? Cioè, quando si offre o si utilizza una pastiglia certificata, si è sicuri di proporre un prodotto che rispetta le caratteristiche di performance e di sicurezza certificate dall'ente stesso. Ma quali sono le problematiche che possono accadere in caso di utilizzo di una pastiglia non omologata? Come dicevi tu, Roby, qua il tema principale è la sicurezza, in quanto usando una pastiglia non omologata potremmo incorrere in distaccamento del ferodo dal supporto metallico della pastiglia, l'utilizzo dei materiali non conformi come per esempio l'amianto per la costruzione della stessa e soprattutto una prestazione frenante decisamente scarsa. E poi un eventuale problema anche a livello, possiamo definirlo legale. Sì, assicurativo penale, diciamo. Sì. Esatto, vogliamo darvi un'ulteriore pillola, chiamiamola così. Esistono molti brand sul mercato per quanto riguarda il frenante, ma i produttori veri non si possono contare sulle dita di una mano. Molto spesso quando sono in giro dai clienti si parla di frenante, per cui proponiamo le nostre pastiglie, mi vengono fatte più o meno sempre le stesse domande, che sono: com'è questa pastiglia, è buona? Com'è rispetto a un brand molto più blasonato? Oppure costano poco, mi posso fidare? Ecco, qui ci viene in aiuto il KBA di cui abbiamo parlato prima, giusto Francesco? Esatto, per ogni omologazione viene affidato un codice, in questo caso alle pastiglie. Di conseguenza sul retro delle stesse troverete un codice con scritto KBA e una serie di numeri. Questo codice vi aiuterà a identificare le pastiglie per quanto riguarda le prestazioni tecniche e di costruzione. Di conseguenza, se analizzerete diverse pastiglie che saranno presenti all'interno del vostro negozio oppure andrete a comprarne una direttamente da un rivenditore, potrete fare un confronto diretto guardando i due codici KBA stampati sul retro della pastiglia. Questo per dirvi che, azzardiamo a dirlo, potreste comprare la stessa pastiglia ad un prezzo decisamente inferiore. Quindi controllate il KBA prima di comprare una pastiglia. Grazie ragazzi per averci seguito e averci dedicato il vostro tempo. Speriamo che queste informazioni vi siano stati utili. Da RMS Scud è tutto, ci vediamo alla prossima pillola.